Ammazza è brutto. Buonasera a tutti, siamo di nuovo in questa splendida cucina dove si creano delle ricette eccezionali. Dunque, oggi sono qui per risolvere un dilemma che affligge tutte le persone che vanno al mercato, comprano pesce, comprano un polpo e poi ti stanno a dire come lo devo fare, come lo devo fare, non lo so fare, lo metto nell'acqua con 12 litri d'acqua, 14 litri d'acqua, lo friggo, lo plesso. Oggi finalmente, ve lo dico io, vi darò una soluzione facilissima, semplicissima. Il polpo verrà buonissimo, ma finalmente sveleremo il segreto di come fare il polpo buono, perché tutti gli altri sono sciapi, non sanno di niente, e qua sta Maroma, per cui ve lo dico io come devo fare. Per carità, poi al nord, al sud, all'est, all'ovest lo faranno meglio di me, non lo so, difficile, però comunque io oggi vi dico come lo faccio io. Se lo volete fare come dico io, mangiate il polpo buono. Se non lo volete fare, fate come vi pare e ve lo mangiate come vedete voi. Vado a presentare gli ingredienti perché so pochi, ma io conoscendomi ci metto un po' di cose che praticamente fanno fare la cosa un po' più saporita, più buona, più... Dopodiché, ripeto, non so il meglio di tutti, però se lo volete fare così, fatelo così. Se non lo volete fare così, spegnete, non mettete like, parannate e non guardate più il canale. Andate a vedere gli altri canali come vi pare, quelli che morti di sonno, che stanno lì, che fanno così, almeno con me vedete pure qualcosa, vi tirate sul temporale. Andiamo a vedere gli ingredienti. Allora, dunque, dicevamo, per fare un polpo, in questo caso con le patate, ecco le patate, ci abbiamo preso le patate, ci vuole il polpo e le patate come primo ingrediente principale. Il polpo ve lo comprate come vi pare, se lo fate congelare e poi lo scongelate viene meglio perché si ammorbidisce ancora di più, ma tanto con la mia ricetta viene tutto buono, senza duro e senza niente. Dovete seguire però delle indicazioni che praticamente le ho fatte io, ma cioè con anni di esperienza e di magnate di polpo, le ho provate un po' in tutte le situazioni, dopodiché quello no, quella l'altra no, quella ti faccio il polpo più buono di tutti, vieni qua, una schifezza, non sapevate niente, perché il polpo praticamente messo in una callara di acqua calda se ne va tutto il sapore nell'acqua e voi mangiate solo un po' di nervi contorti. Invece se lo fate come dico io, tutta la bontà del polpo rimane là. Andiamo a vedere che serve. Allora, abbiamo detto che qua serve almeno il polpo, e il polpo ce l'abbiamo. Dobbiamo distinguere le cose in due: la cottura del polpo e poi la mantecatura, il condimento del polpo insieme alle patate. Quindi dobbiamo cuocere il polpo e poi le patate le lessiamo, vi faccio vedere dopo. Però ci sono due cose da fare. Allora, il polpo lo mettiamo in una pentola, adesso vi dico come, insieme a, andiamo ad elencare, mezzo limone spremuto, mezzo limone, mi raccomando, limoni non trattati perché l'altri ci hanno spruzzato sopra i veleni e noi campiamo di meno. Invece prendete quelli non trattati, costeranno un po' di più, non piate bio, cose, cio, non trattati, basta così, punto. Poi una mezza cipolla, un qualche zenzero, io lo uso tanto per cui vi dico, se ce l'avete ce lo mettete, se non ce l'avete non ce lo mettete, dopo vi faccio vedere quando. Poi le mie solite spezie e chiaramente un peperoncino. Tra le spezie, per, mi raccomando, bollire il polpo, stiamo parlando di bollitura del polpo, io ci metto un po' di il mio famoso dragoncello, a me questo mi piace, che vedevo di io infilo dappertutto, pure la colazione la mattina ci metto il dragoncello. Poi c'è un po' di salvia, buonissima, è sempre buona. Timo normale, timo al limone, anzi al limone è ancora più buono, se ce l'avete ce lo mettete, se non ce l'avete ce lo mettete. Dopodiché rosmarino. Dopodiché andiamo a vedere la bollitura. Un momento, ci vuole mezzo bicchiere di vino bianco, non ce l'ho, me lo prendo, me lo faccio vedere, però mezzo bicchiere segnato e tutto. Sale, e per la cottura del polpo abbiamo finito. Mo passiamo dopo alla cottura, al condimento. Cancellate tutto quello che vi ho detto adesso invece quando il polpo sarà cotto, e poi vi faccio vedere dopo la fine quando è cotto, dovete condirlo, lo dovete condire, chiaramente si dovrà raffreddare con i turaccioli, i cosi di sughero, lasciate perdere, non serve a niente, ognuno vi dà fate come vi dico io che sicuramente verrà buono, mi raccomando. Dunque, allora,
quando lo dovrete condire, chiaramente ci vorranno altri tipi di spezie, per cui ci vorranno le patate, che poi vediamo come trattare. Momento, nelle patate quando le andiamo a bollire, poi tanto ve lo dico 12 volte, per cui non vi preoccupate che ve lo ridico, io ci metto un po' di macis, che sarebbe la noce moscata, o ce l'avete in polvere, o ce l'avete il mais, o quello che vi pare, basta che ce l'avete, perché la noce moscata insieme alle patate si accoppia bene e viene sempre più buono. Poi patate quante e che ne so io, quello che vi pare, secondo quello che vi mangiate. Quando andrete a condire, ripeto, quando dopo sarà cotto, però tanto c'è un ritmo, io ci metto dunque sempre il peperoncino, ne metto 2 perché mi piace tanto piccante, perché poi fa bene a tutto quanto, dell'erba cipollina, qui ho della Santoreggia, se ce l'avete è buonissima e fa ottimo il condimento, sempre il timo, sempre al limone, proprio le foglioline, non i rami, che sennò le si infilano dappertutto, e del sedano, chiaramente poi olio, sale, pepe, che ve lo dico a fa, ma ci vediamo dopo. Adesso, siccome dobbiamo cuocere il polpo come dico io, seguitemi, andiamo direttamente sulla pentola, andiamo. Io faccio video un po' così, casarecci, non vi preoccupate, non state a guardare la grafica, il coso, i colori, cercate la sostanza è quella che conta. Se volete delle buone ricette casarecce che sono buone, guardate questo. Se volete tutti quelli belli fighi, tutti con le luci, io non ce l'ho le luci perché sto facendo così per divertimento, per presentare un po' di ricette carine che vanno bene per tutti, che tutti possono fare e che facilmente si riesca a fare. Poi se la cosa dovesse prendere, facciamo uno studio fotografico con tante persone che ci aiutano e verrà fuori benissimo anche il video. Per il momento accontentatevi di questo, ma guardate la ricetta. Vi assicuro che le ricette sono tutte sperimentate, buonissime, e che io faccio da tanti anni in giro per l'Italia. Grazie se mi seguite. A proposito, se vi piacciono tutte queste stupidaggini che dico, iscrivetevi. Qui in basso a sinistra c'è un cosettino con scritto iscriviti, mettete il campanellino, mettete pure qualche mi piace, non mi piace, questo è stupido, questo è grande, questo è grave, e mi dite tutto quello che vi passa per la testa. Mi raccomando, siate buoni. Allora andiamo a vedere che succede. Dunque, una pentola, chiaramente la pentola, perché il mio poveraccio qua pesa quasi 4 kg, quindi il vostro polpo probabilmente peserà un pochettino di meno, ma il mio pesa molto. Allora che faccio? Come vedete la pentola è vuota, non c'è acqua, non c'è assolutamente nulla, quindi io adesso paro ce lo prendo e ce lo butto dentro con un po' di schizzo. Il polpo sta tutto dentro, non c'è ancora acqua, mi raccomando. Allora che cosa succede? Questa è tutta l'acqua che io metto, come vedete, la vedete, eccola qua, manco mezzo bicchiere, ok? Ricopro il polpo con mezzo bicchiere d'acqua e un dito e mezzo di vino bianco, possiamo mettere tutto insieme. Poi ci mettiamo un po' di sale, dipende dal sale che volete, quanto vi piace il sale, io un pochetto ce lo metto e va bene. Poi la mezza cipolla ce la mettiamo a pezzi, tanto deve bollire, quindi si spappola tutta, quindi non ce ne frega niente di come è tagliata e di come è messa. Intanto accendiamo il fuoco, se no qua mangiamo. Ok, dopodiché le mie specialissime spezie io ve le dico, poi fate come pare, se ce l'avete ce le mettete, se non ce l'avete ce le mettete, però vi assicuro che è una cosa totalmente differente. Così, come si chiama? Rovescio e dritto. Allora, mi sono scordato all'oro, se ci avete ci buttate all'oro. Poi questo è il dragoncello, ecco la salvia, qui ci sta rosmarino come se piovesse, perché nonostante sia una cosa per la carne, ma al polpo gli fate saltare tutto. 2 pezzettini di zenzero fresco, ecco qua, tutte messe dentro, altre foglioline dell'oro, e timo al limone se ce l'avete, se no timo normale, comunque mettete dentro un po' di salvia. Abbiamo finito. Come vedete qua l'acqua non c'è, perché? Perché se il polpo comincia a avere 15 litri d'acqua, tutto il buono va dentro l'acqua, poi noi l'acqua la buttiamo e poi bagniamo il polpo senza niente. Invece il polpo sta tutto qua, quindi tutti i sapori che
li manda in giro per il mezzo bicchiere di vino e il mezzo bicchiere di acqua, sta tutto là, quindi comunque continua a navigare dentro quei due sapori che c'ha, acqua e vino, e quindi sta tutto là. L'acqua che rimarrà comunque, perché tanto il polpo la caccia l'acqua, alla fine ce la mangiamo pure, ok? Adesso lasciate bollire tutto quanto. Quando è che è pronto il polpo? Oh, bella domanda. Piate una forchetta. È inutile che io vi sto a dire 15 minuti, un'ora e mezza, 15 ore, quello che vi pare. Voi pigliate la forchetta. Quando chiaramente ci vorrà, per questa sventola ci vorrà almeno un'oretta, 40 minuti. Quando la forchetta entra nel tentacolo più grande facilmente, quindi non state lì a spigne mezz'ora per farla entrare, entra, vuol dire che il polpo è cotto, ok? A quel punto lo lasciate lì, lo lasciate riposare, poi vediamo come pulirlo, ma non lo dovete manco pulire. Fino a quando la forchetta non entra lo dovete lasciare bollire, sobbollire il più possibile, coperti, non ad alta temperatura, ad alta cosa, abbassate, io mo sto cercando di far prendere, dopodiché l'abbasso e lo lasciate lì cuocere piano piano fino a quando forchetta entra e entra benissimo. Quando è fatto abbiamo finito, ci vediamo dopo. Io non vi posso dire ci vediamo fra 5 minuti, un quarto d'ora o 2 ore, dipende da voi, voi decidete quando fa. Vedete qua io adesso non entra proprio la forchetta perché chiaramente stiamo a fare, quello c'ha i muscoli, quindi quando entrerà il mio polpo sarà pronto. Ci vediamo fra 10 minuti perché intanto vado a preparare le patate e poi le mettiamo a bollire, quindi ci rivediamo fra un po'. Mannaggia vecchiaia ragazzi, vi dico che cose e poi non le faccio, mi sono scordato. Allora il peperoncino e mezzo limone spremuto ce lo mettiamo dentro. Vabbè, prima o dopo insomma, ne abbiamo fatto un grande danno. Ci vediamo dopo quando incomincia a sbollettare. Allora, adesso mettiamo a bollire le patate. Dunque, le patate le dovete bollire fino a che praticamente vi piacciono mangiarle in quella maniera. Tenete presente che dopo le dobbiamo mischiare col polpo che abbiamo tagliato a pezzettini. Quindi non deve essere né troppo dura e neanche troppo morbida, perché se poi quando mischiamo famo il purè di patate. Quindi mi raccomando, mettetevi in orologio quello che vi pare. Io le patate che comprate non lo posso sapere, che ne so che avete comprato le patate rosse, quelle da Vezzano, quell'altra è. Quindi quanto ci vuole di bollitura non ve lo posso dire. Quello che vi posso dire è quello che ci dovete mettere per farle, dopodiché vi dovete regolare voi. Quindi trovate una patata che vi piace e tiratela fuori nel momento in cui vi piace la sua consistenza, ok? Ma non famo il purè, ok? Allora, io ho messo a bollire dell'acqua, e dunque nell'acqua che cosa ci metto io? Chiaramente io lo amo, per cui ho zenzero, ci vuole mettere un'altra volta dentro. Quel poco di limone che vi è rimasto ce lo potete mettere intanto nell'acqua a bollire. Dopodiché ve lo ricordate il macis oppure il noce moscata, ok, lo mettiamo nell'acqua. Sale, quanto sale? Che ne so, boh, vedete voi. Non facciamo l'insalata. Dopodiché ci mettiamo le patate a cuocere, meglio a bollire, anche in acqua tiepida che già abbiamo messo più o meno tiepida. Ecco qua. Che facciamo però? Qui sta a bollire, ma che facciamo? Andiamo a prendere un pochettino del famoso liquido che praticamente il polpo sta a tirare fuori. Ecco qua, vedete? E lo mettiamo nelle patate. Per cui le patate si cuociono col liquido del polpo che sta a bollire. Questo liquido qua, che come dicevo adesso è concentratissimo, mettendolo già dentro l'acqua dove bollono le patate, non vi dico che vi state a mangiare, ok? Allora, le patate le lasciamo qua e mo su cavoli vostri quando tirarle fuori. Dipende pure da quanto le avete fatte grosse. Io ho fatte grosse così, se le volete più grosse fate come vi pare, se le fate più fine, mi raccomando, l'importante è che non vi scordate di togliere le patate, se no su cavoli. E il polpo qua sta continuando a cuocere. Vediamo, facciamo la prova forchetta. Manco per niente, ci vuole ancora parecchio, anche la pelle non si buca, quindi deve stare ancora. Magari ogni tanto gli diamo una girata, lo capovolgiamo così facciamo cuocere un po'
bene, ma tanto stando chiuso il polpo c'ha il suo sapore. Se vediamo quando sono cotte le patate. Arrivederci. Allora, riprendiamo. Abbiamo cacciato le nostre patate. Le nostre patate, come vedete, la consistenza è mangiabile ma non troppo dura, ma neanche troppo morbida, altrimenti se no facciamo il purè. Il nostro polpo si è un po' raffreddato, come vi dicevo, ecco qui. Quando la forchetta entra vuol dire che il nostro polpo è pronto, soprattutto nei tentacoli. La pelle è questa qui. Ragazzi, questa non è pelle, è polpo, quindi levarla è una stupidaggine, perché se voi andate in Sicilia, pescano il polpo, lo mettono a bollire, lo tagliano, lo condiscono e ve lo danno a mangiare. Nessuno si mette a buttare la pelle, perché non è pelle, è una cartilagine che c'è sopra, ed è buona perché all'interno di tutto il nostro preparato diventa una parte del condimento. Andiamo allora a preparare il polpo, ad affettarlo come volete, a rotelline grandi, piccoli, medie, come vi pare, e poi lo andiamo a condire con tutto il nostro preparato. Il nostro preparato, ve lo ricordo, è del sedano, un po' di prezzemolo, erba cipollina, cipolla rossa di tropea, quella che volete, o anche di altro genere, purché sia fresca e croccante. Abbiamo messo mezzo limone spremuto, qualche goccia di aceto, l'ho dimenticato, ma se vi piace ce la potete mettere perché è buona, e dell'olio d'oliva. Intanto io l'ho messa qui a macerare e quindi tutto il condimento prende un certo sapore. Ho messo un altro peperoncino tagliato a pezzettini perché mi piace molto. Andiamo a vedere che succede. Velocemente tagliamo il polpo a rotelline come preferite, a pezzettini. Vedete come si taglia, è molto morbido. Per ultimo poi taglieremo la testa, perché anche la testa è buonissima. Non sto qui a farvi vedere come si taglia un polpo, perché lo potete capire benissimo. Fatelo raffreddare nella stessa acqua dove si è cotta. Allora, abbiamo tagliato tutto il nostro polpo. Ecco qui, di 4 kg di polpo, ecco qua quello che è venuto fuori. Però non vi preoccupate, perché il risultato sarà eccezionale. Lo andiamo intanto a mischiare con il nostro condimento e andiamo a metterci anche le nostre patate, che chiaramente cercheremo di girare il meno possibile per non farle rovinare. Quante patate decidetelo voi. Una curiosità, questa insalata di polpo con patate, se la fate il giorno prima, la lasciate in frigo per tutta la notte, il giorno dopo è ancora più buona, perché con un giorno di preparazione le patate si assorbono tutto il sapore del polpo. A proposito, ve la ricordate l'acqua che dicevo con cui è stato cotto il polpo? Eccola qui. Ce ne andiamo a mettere un po', chiaramente passandola, per condire tutto il resto. Questo sughetto sarà eccezionale, e quindi magari scaldate qualche fetta di pane, abbrustolitela. Il nostro piatto è terminato. Il nostro polpo con le patate è finito in questa pentola, poveraccio, e vi invito a tornare sul canale, iscrivetevi. Qui in basso a sinistra c'è il bollino rosso per iscrivervi. Scrivete qualcosa, mettete delle notizie, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, e tornate la prossima volta a vedere altre ricette che sicuramente vi piaceranno, perché sono veramente sincere, contadine, ma veramente molto gustose. Io vi saluto, anche per questa volta abbiamo finito col mio polpo che ormai è morto, però i tentacoli non ce l'ha più. Buona serata, buon pranzo, buona cena e tanta fortuna a tutti. Grazie.